Ciao, benvenuto in questo video. Oggi voglio parlarti di una checklist, di un documento che ho buttato giù nel corso del tempo e che soprattutto all'inizio, quando ho iniziato appunto a far podcast, mi è stata molto utile. Oggi la voglio condividere con te. Questa checklist, questo documento, è contenuto all'interno del libro Professione Podcaster. Se non l'hai ancora comprato, compralo perché è un libro che ti insegna davvero a fare dei podcast che spaccano. Allora, questa lista è qui, ce l'ho sul mio telefono, voglio raccontarti punto per punto. Sono un bel po' di punti, ma sono tutti abbastanza semplici. Alcuni possono sembrarti logici, perché in effetti lo sono, ma sai qual è la cosa importante? È che devi rispettarli tutti, perché spesso presi da mille cose da fare, mentre stiamo per registrare, ci dimentichiamo delle cose. Allora, ho scritto questo: assicurati di essere nella parte più silenziosa della casa. Non tutte le stanze sono uguali. Per esempio in questo momento io ho, nonostante faccia un caldo pazzesco, la finestra chiusa perché di fronte ho un ristorante, trattoria, pub ed è pieno. Mi sono affacciato prima per chiudere la finestra e c'è un mare di gente, un mare. Quindi con la finestra chiusa riesco ad avere un buon silenzio, soprattutto c'è un gate sul microfono, insomma questo microfono ha un buon pattern polare per cui fa il suo lavoro. Se stessi nelle altre stanze della casa probabilmente avrei molto più rumore, quindi non è detto che devi per forza registrare nella tua stanza, potresti registrare in soggiorno, potresti registrare in cucina, potresti registrare in diverse stanze. Assicurati di scegliere quella che è più silenziosa. Come fare per saperlo? Facilissimo, prendi il telefono o se hai un registratore digitale con un microfono, insomma anche il telefono va benissimo, gira a casa parlando nel microfono in varie posizioni all'interno della stanza e scopri qual è il posto migliore. Quando registri, assicurati di spegnere tutto, ventilatore, aria condizionata, telefono, lavatrice, lavastoviglie, qualunque cosa, perché se non sei in un ambiente già ben trattato acusticamente, ogni minimo rumore potrebbe entrare dentro la tua registrazione. E poi, soprattutto se sei alle prime armi, è difficile eliminare certi rumori. Lo è anche per chi è un professionista, dipende ovviamente dalla quantità in termini di decibel di questi rumori. Quindi, se riesci a spegnere tutto completamente, anche come me in questo momento non ho l'aria condizionata accesa o la finestra chiusa, sto grondando, ma vado avanti lo stesso. È un consiglio molto molto utile, soprattutto quando si fanno anche interviste a distanza. Allontanare anzi, qualsiasi oggetto che hai sulla scrivania, che può essere utilizzato per giocherellare. Quindi assicurati che nel momento in cui registri ci sia soltanto il microfono, la scheda audio, basta, nulla più. Se c'è una penna potresti iniziare a fare così, preso un po' dal nervosismo, dalla tensione, e questo rumore entra nella registrazione ed è molto fastidioso, anche se io lo faccio qui. Ok? Quando faccio interviste spesso mi ritrovo in situazioni per le quali sento dopo in registrazione, non in registrazione ma dopo in ascolto, sento che le persone magari stavano parlando con me durante l'intervista ma battevano i tasti sul computer o giocherellavano con la penna, oppure sento rumore di braccialetti, collane o capelli che strisciano che strusciano sul microfono. Quindi voglio dire, ok? Quindi cerca di evitare qualunque cosa tu abbia sulla scrivania. Prima di registrare devi esercitare e riscaldare la voce. Ok? Ci sono tantissime tipologie di esercizio, non è questo sicuramente il video giusto per approfondirle, ma prova a cercare, sul mio libro ce ne sono, ma anche in rete ne trovi tanti, esercizi appunto per riscaldare la voce. Nessuno accende la scheda audio, si avvicina al microfono e inizia a parlare. Ci sono delle tecniche di riscaldamento, di allenamento, alcune che vanno fatte quotidianamente, altre che vanno fatte prima di iniziare una registrazione. Questo è molto 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 importante, proprio per avere un suono migliore in partenza. Ok, questa può sembrare una cosa sciocca, ma ti assicuro che non lo è.
assicurati di parlare nel verso giusto del microfono. Quanti video o foto si trovano in rete di persone che parlano nel famosissimo Blue Yeti nel lato opposto, cioè nella parte superiore anziché nella parte laterale? È un errore gigantesco perché ovviamente quel microfono lì ha la capsula davanti, non sopra. Ok, magari hai un microfono con una capsula, quindi facciamo cardioide, e parli nel verso opposto. E lì non c'è la capsula, c'è la parte posteriore, perché essendo cardioide dietro c'è la chiusura del cuore, quindi non c'è niente. Quella è la parte meno ricettiva ai suoni. E quindi magari dici: come mai sta registrazione fa così schifo? E hai parlato nel verso opposto del microfono. Quindi la cosa migliore da fare è quella di leggere le istruzioni del microfono. Lo so, tu dici: vabbè, ma che ci vuole un microfono? Non ci sono tastini, non c'è niente. Fidati, leggi le istruzioni, impiega quei 10 minuti del tuo tempo in modo che sei sicuro di parlare nel verso giusto del microfono. Ti assicuro che non è una sciocchezza. Seleziona il pattern polare più utile al tuo caso. Nel momento in cui hai un microfono che ha diversi pattern polari, assicurati di scegliere quello più adatto a te. E quello più adatto a te non è detto che sia quello cardioide, ma potrebbe essere ipercardioide o supercardioide. O nel caso in cui tu hai un'altra persona e state facendo un'intervista, potrebbe essere il pattern figura 8. Insomma, non dare per scontato che quello sia il miglior pattern possibile, ok? Sperimenta. La cosa migliore è sperimentare. Ti metti nella posizione dove dovresti registrare e con lo switch parli per qualche minuto nella posizione cardioide, qualche minuto ipercardioide, qualche minuto supercardioide, qualche minuto figura 8 e qualche minuto omnidirezionale, ammesso che il tuo microfono abbia tutte queste figure polari, ok? Non dare per scontato che quella di default, che magari prendi il microfono dalla scatola, è settato su una posizione polare qualunque e utilizzi quella. Quindi se hai comprato un microfono con diversi pattern polari, ma poi perché avresti dovuto? Però, ok, non entriamo nel dettaglio, magari l'hai fatto. Assicurati di parlare nel pattern polare giusto. E non esiste il giusto in assoluto, esiste il giusto per te in quel momento, in quell'ambiente, nel momento in cui vuoi ottenere quel determinato suono. Utilizza un filtro antipop, può essere la spugna, può essere l'antipop, cioè il cerchio con il nylon, insomma quel materiale tipo nylon davanti. Perché? Perché se non hai una buona tecnica microfonica, e se sei all'inizio non ce l'hai, le P e le B si sentiranno molto forti all'interno della tua registrazione. Io sto sperimentando in questi giorni con il CAD E100SX, il nuovo microfono che ho comprato che ha sostituito il Rode NT1. È un microfono un po' particolare, non so se hai visto il mio video, ma se non l'hai ancora visto cercalo sul canale. È un po' particolare, per cui non ci sono spugne ad hoc, non ci sono antipop ad hoc. E quindi che cosa sto facendo? Ho provato ad affinare maggiormente la mia tecnica microfonica, per cui ho messo il microfono in una posizione ovviamente fuori asse, e non è così il microfono, ma è così. In questo modo io parlo in questa direzione, e l'ho messo leggermente più basso, parlo in questa direzione e quindi gran parte dell'energia, le P, le B vanno in questa direzione e non prendono il microfono, ok? E il suono comunque funziona perfettamente perché ha un pattern polare supercardioide, se non ricordo male, ok? Va bene? Poi nel caso fammi domande su tutti i punti che ritieni un po' più oscuri, quelli che vorresti approfondire, e io ti rispondo o direttamente sotto il video oppure faccio un video ad hoc. Tieni la giusta distanza della bocca verso il microfono. Allora, i microfoni, allora in questo momento per esempio io sto parlando in un microfono, il mio Octava, meraviglioso microfono, ha una mano più o meno di distanza fuori dal frame dell'inquadratura. Se stessi parlando con... sto facendo casino, perdonami. Con il Rode Procaster, in questo momento lo terrei molto vicino, lo terrei in questo modo. Quindi non totalmente di fronte così, ma lo terrei così e parlerei in questo modo. Quindi il getto, la parte forte della voce non va direttamente nel microfono, nella capsula, va un po' davanti, però comunque sono abbastanza vicino perché è un microfono dinamico. Se utilizzi un microfono a condensatore,
come questo per esempio, come il CAD E100SX o come il Rode NT1 che avevo, insomma devi stare un po' più distante. Quanto distante? 10-15 cm. L'importante è che tu faccia dei test e ti accorgi tu stesso qual è la migliore posizione per te con quel microfono all'interno dell'ambiente nel quale stai registrando, ok? Non ti fidare di chi ti dà delle regole sempre valide, perché per carità magari va bene anche nel tuo caso, ma magari no, ok? Ragiona sempre con la tua testa. Elimina dalla registrazione che hai fatto tutte le parti di silenzio, gli errori di pronuncia, le pause non volute e cerca di dare un ritmo al parlato. Cioè, nel momento in cui hai registrato la traccia, ok? E hai eliminato tutti i pezzettini di pause, di imprecisioni, tutto quello che non ti serve, questi blocchetti, questi mattoncini, li puoi allontanare tra di loro, avvicinare tra di loro, e in base a quanto li allontani, a quanto li avvicini, crei il ritmo nella conversazione, nella narrazione. Ecco, assicurati di riascoltare tante volte quello che hai registrato e come l'hai montato, in modo che all'orecchio suoni fluido, ok? Questo è fondamentale perché potresti aver attaccato troppo i mattoncini e quindi diventa un discorso velocissimo, le persone fanno fatica. Potresti averle allontanati troppo e quindi ci sono delle pause, le persone dicono ma è finito, invece poi riprendi. Ok, quindi assicurati di mantenere la distanza più corretta. Anche in questo caso devi ascoltare. Aspetti un po' più tecnici, l'equalizzatore. Utilizza l'equalizzatore soprattutto per eliminare non voglio dire dei difetti della tua voce, ma sicuramente i suoni meno gradevoli. Se hai una voce molto alta e squillante, lavora per cercare di ridurre un po' il fastidio che può arrivare da questi suoni molto, molto alti, soprattutto le S, ok? Che possono essere molto fastidiose. Se hai una voce molto scura, cerca di ammorbidirla un po'. Insomma, utilizza l'equalizzatore soprattutto per eliminare tutto ciò che non suona bene. Poi puoi usare anche l'equalizzatore per dare un po' d'aria alla voce, però in primis la cosa fondamentale è quella di eliminare tutte i suoni poco gradevoli che ci sono all'interno della tua voce. Compressore. Utilizza il compressore per far sì che le parti che suonano più basse, le parti che suonano più alte della tua voce, la differenza dinamica tra queste due sia quanto più piccola possibile, in modo tale che le persone che ti ascoltano non debbano alzare e abbassare il volume in base a come tu stai parlando, perché magari c'è una parte in cui parli più a bassa voce e le persone devono alzare il volume, e se alzano il volume portano su tutto il rumore di fondo. C'è una parte magari dove alzi tanto la voce e le persone devono abbassare il volume. Ecco, a nessuno piace star lì ad alzare, abbassare, alzare, abbassare. Quindi il compressore, te lo sto spiegando in maniera molto semplice, serve appunto a livellare il suono, quindi riduce la distanza in termini di decibel che c'è tra, che poi non è proprio decibel ma è diverso, però insomma ti basti sapere questo, tra la parte più alta e la parte più bassa, ok? In modo tale che suona meglio all'orecchio. Utilizza un gate o un denoiser per eliminare il rumore di fondo se ce l'hai. Non è obbligatorio utilizzarlo, ma se ce l'hai, utilizzalo in modo tale da migliorare il suono riducendo il rumore di fondo. Non esagerare. Se esageri, sai cosa vai a creare? Vai a tagliare delle frequenze che sono proprie della voce, cioè sperando di ridurre al massimo, di ridurre al minimo, perdonami, il rumore di fondo che c'è, o ridurre al massimo la differenza tra rumore e voce. Cosa fai? Vai a tagliare delle frequenze proprie della voce e quindi suonerai strano. E che cosa farai a quel punto? Non regolerai meglio il denoiser, perché tutto sommato hai eliminato il rumore di fondo, ma andrai a lavorare di nuovo sul compressore, di nuovo sull'equalizzatore, e creerai un casino pazzesco. Bilancia il volume della tua voce con eventuali musiche di sottofondo. Prova a
fare dei test, perché non so il volume della tua voce, non so il volume della traccia audio, ovviamente. Quindi prova a fare dei test. C'è qualcuno che dice di abbassare il volume della traccia audio a meno 10 decibel. Io ti dico parti da meno 10 decibel. Spesso quando faccio video, e probabilmente anche su questo video qui, aggiungerò della musica in sottofondo e spesso la differenza tra la mia voce, che arriva al volume più giusto per YouTube, e la differenza tra la parte musicale è anche 20 decibel. 20, 22, 24 a volte. Ok? Quindi parti da meno 10 decibel e regolati tu ascoltando sia con le cuffiette dell'iPhone sia con le cuffie professionali, in modo tale da capire qual è la differenza giusta in termini di decibel tra la voce e la musica di sottofondo. Assicurati di utilizzare un volume finale, un volume di uscita che sia proprio della piattaforma. Ad esempio Spotify vuole meno 14 LUFS, anche YouTube mi pare, mentre Apple Podcast meno 16 LUFS o meno 12. Insomma c'era una differenza. Ora, sono numeri che non devi imparare a memoria, semplicemente nel momento in cui utilizzi un'applicazione, un plugin che ti setta il volume di uscita in base alla destinazione, non devi fare altro che impostare ad esempio meno 14 LUFS e lui farà suonare la traccia o tutto il podcast, nel caso in cui ci siano anche altre voci, ci sia la musica, la fa suonare a quel volume. Ok, quindi non devi far niente. Spesso questi plugin hanno già dei preset, quindi meno 14 per Spotify, meno 16 per Apple, meno 18 per eccetera eccetera, ok? Ci sono degli standard, assicurati di rispettarli in modo tale che il tuo podcast non vada in clip e non sia troppo basso, ma abbia il volume perfetto. Esporta il file finale del tuo podcast nel formato corretto. Ogni piattaforma, che sia Anchor, che sia Spreaker, ti chiedono di importare sulla piattaforma stessa un file MP3, potrebbe essere, con un certo bitrate, una frequenza di campionamento, eccetera eccetera. Quindi prima di esportare il file dal tuo software, assicurati di sapere sulla piattaforma dove andrai a caricare il tuo podcast che tipo di file, con quali caratteristiche lo sta chiedendo, ok? In modo tale che il tuo file sarà perfetto. Bene, spero che con questa checklist, questa carrellata di consigli, se vuoi, spero che tu l'abbia trovata interessante, utile e soprattutto da tenere lì o da guardare e riguardare per avere sempre questo workflow preciso, in modo tale da evitare di dimenticare qualcosa. Oh mio Dio, ho dimenticato di normalizzare il volume a meno 14 LUFS. Oh mio Dio, ho dimenticato di spegnere l'aria condizionata o la lavatrice, eccetera eccetera eccetera, ok? Oh mio Dio, non ho guardato il microfono, ok? Quindi sono tutte cose che ci siamo passati tutti, errori che però per fortuna con l'esperienza degli altri si possono eliminare, quindi risparmiare un sacco di tempo e migliorare molto più velocemente rispetto magari a quanto tempo ci ho messo io per migliorare, ok? Bene, se hai domande, dubbi, curiosità su tutto quello che ti ho raccontato, ma anche su tutto il fantastico, incredibile, meraviglioso mondo dei podcast, come al solito non esitare a commentare questo video e ti risponderò nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!